Marty Supreme è uno dei film più sorprendenti di quest'anno, ma sarà proprio questo il film che regalerà un Oscar a Timothée Chalamet? Bentornati su Cinecinzia, dove ogni settimana vi svelo i dettagli, i segreti e gli indizi nascosti dei film più iconici. Oggi parliamo proprio di Marty Supreme di Josh Safdie. L'ho visto in anteprima grazie a Studio 29 e ai Wonder Pictures durante il Torino Film Festival e posso dirvi subito una cosa, non me l'aspettavo proprio così. In questo video vi assicuro che non troverete spoiler sulla trama, ma vi racconterò perché per me funziona così bene e soprattutto parleremo dell'interpretazione di Timothée Chalamet, che qui dà una delle prove secondo me più complesse e stratificate della sua carriera. È davvero quindi in corsa per gli Oscar 2026? E chi sono i suoi rivali? Prima di addentrarci dentro questa storia, se vi piace il cinema che porto sui social potete sostenermi iscrivendovi al canale e dando un po' di hype a questo video. Sigla! Marty Supreme ci porta nella New York del 1952, una città che non è proprio la cartolina elegante di un film d'epoca, ma un luogo nervoso, umido, saturo, pieno di fumo, colori accesi e contraddizioni. È un'America che vive ancora nell'ombra della guerra, sospesa tra il desiderio di rinascere e la sensazione che qualcosa sotto la superficie sia già inclinato. Ed è in questo sfondo che si muove Marty, un ragazzo che sembra troppo grande per il mondo in cui vive e troppo ingenuo per capirne le regole. La fotografia firmata da Darius Khondji è ipersaturata, quasi elettrica. Non ricostruisce semplicemente gli anni 50, li reinventa attraverso l'energia del protagonista. Ogni colore è più intenso, ogni luce è più forte, ogni passaggio sembra filtrato da un eccesso, da un bisogno di farsi notare. È proprio lo sguardo di Marty trasformato in immagine, il suo modo di vedere il mondo e soprattutto il suo modo di volersi imporre su quel mondo. New York diventa così una specie di ring in cui tutto si muove a una velocità impressionante. Il ping pong non è solo uno sport, è il ritmo visivo del film, un rimbalzo continuo, un'energia proprio nervosa che attraversa le battute, i dialoghi, persino il modo in cui i personaggi si muovono. È qui che inizia la storia di Marty e soprattutto è qui che inizia la sua caduta, perché in un mondo così saturo, così rumoroso e soprattutto così veloce è impossibile passare inosservati, ma è altrettanto impossibile salvarsi davvero. La cosa che colpisce subito di Marty è che è uno di quei personaggi che ti trascinano dentro la scena anche quando non fanno niente di speciale. È proprio uno che vive tutto al massimo, sempre, anche quando non dovrebbe. Marty parla senza filtri, come se non ci fosse alcuna distanza tra quello che pensa e quello che fa. E questa cosa funziona perché non è mai sopra le righe in modo gratuito, è semplicemente così. E negli scambi di battute con gli altri personaggi ci ritroviamo ipnotizzati dallo stesso ritmo con cui la pallina di ping pong rimbalza sul tavolo. Quello che lo rende proprio magnetico è l'imprevedibilità. Non sai mai come reagirà, non sai mai cosa dirà e non sai mai se sta per fare un passo avanti o uno indietro. E Timothée Chalamet lo interpreta in modo sorprendentemente concreto. In Marty Supreme è sporco, nervoso, instabile, ma anche tenero a modo suo. C'è un'umanità molto semplice sotto tutta questa sua energia e voglia di sfruttare il suo talento. Marty è uno che cerca sempre di farsi vedere, non per vantarsi ma perché ha paura di sparire. È un personaggio pieno di contraddizioni ma non ti respinge mai, anzi più si perde più noi spettatori vogliamo capire dove effettivamente stia andando. E questo è il motivo per cui Marty Supreme regge così tanto sul protagonista, perché se togli Marty il film crolla. È lui il caos, la fragilità, la forza di tutto. Timothée si mangia davvero il personaggio scena dopo scena. Oltre all'interpretazione di Chalamet c'è qualcos'altro che fa davvero funzionare Marty Supreme. Non prova neanche ad essere per un secondo il classico film motivazionale sul talento che ce la fa. Non c'è nessun allenamento, nessun ce l'ha fatta contro tutto e tutti e nessun momento appunto da poster motivazionale. Anzi, è quasi l'opposto ed è proprio questo che io non mi aspettavo. Fin dall'inizio capisci che Marty vive in una realtà fatta di sogni troppo grandi per gli spazi minuscoli che ha intorno. Ogni volta
volta che prova a salire su, qualcosa lo ributta giù. E non parliamo di ostacoli narrativi, ma proprio di una sensazione costante che il mondo non sia mai dalla sua parte. Il film ti mette davanti a una discesa continua che non diventa mai tragedia totale, ma non si trasforma nemmeno in rinascita. La follia del film sta proprio nel tono. Tutto è un po' troppo, i colori, le luci, i dialoghi, il modo in cui Marty si muove, il modo in cui gli altri lo guardano. Sembra sempre sul punto di esplodere o di crollare. Ci sono momenti poi quasi grotteschi, altri che sembrano usciti letteralmente da un circo, e lo vedrete, e altri ancora che appunto continuano a sfiorare il surreale. Tra l'altro vi ho già raccontato nel mio vlog di Venezia del mio incontro assurdo con un regista dopo l'after party di The Smashing Machine. Anche questo dettaglio allucinante, dato che parliamo del film del fratello di Josh Safdie. Avevo incontrato su una lancia questo regista, Egbol Ferrara, e gli avevo aperto davanti il mio letterboxd per capire quali dei suoi film avessi visto. Tra l'altro avevo visto solo Siberia, che mi aveva fatto anche cagare, e avevo chiacchierato un po' con lui mi ha raccontato il prossimo film a cui stava lavorando, e che onestamente, detto solo tra di noi, mi sembrava un granché, ma insomma vedremo. E appunto la questione era finita lì. Se avessi saputo che personaggio interpretava in Marty Supreme, forse gli avrei addirittura stretto la mano, perché è uno dei pregi, dei momenti più divertenti dell'intero film. Tornando a noi, Marty Supreme parla di persone che non hanno sempre una seconda possibilità e di sogni che non sempre si realizzano. Il bello è che questa scelta non deprime il film, ma lo rende semplicemente più umano e addirittura ancora più imprevedibile. Ti ricorda che non tutte le vite finiscono con un applauso e che a volte quello che resta è solo la forza di resistere, di sbagliare, di rialzarsi, o anche solo accettare che il mondo va in una direzione diversa rispetto alla tua. È un tono raro per un film dall'anima sportiva, ed è proprio questo che lo fa spiccare. Non ci racconta una bella favola, ci mostra una caduta che continua a muoversi e a cambiare forma. In Marty Supreme il ping pong non è mai solo ping pong, non è lo sport, non è la competizione e non è nemmeno la strada per la gloria. È una metafora costante di tutto quello che Marty vive, e quindi l'ossessione, il bisogno di farsi vedere, il caos, la sua voglia di riscatto e la sua incapacità di prendersi davvero la vita che desidera. Il film ti fa vedere da subito che il ping pong per Marty non è appunto un percorso sportivo, ma uno spettacolo, e più va avanti più questo spettacolo diventa una spirale davvero assurda. Viaggia, gira per locali, palazzetti e ambienti anche poco raccomandabili. Ci sono momenti in cui non sembra più un atleta, ma un giocoliere stanco che continua a sorridere perché non sa fare altro. Ed è proprio questa deriva che rende il film così interessante. Tutto ciò che dovrebbe essere una strada verso il successo diventa pian piano un percorso verso il basso. Il ping pong, che dovrebbe rappresentare disciplina, tecnica, concentrazione, qui è proprio il contrario. Diventa una scusa, una maschera, un mezzo per nascondere il vuoto che c'è sotto. Più Marty prova a dimostrare qualcosa, più il gioco diventa sporco, senza tralasciare il fatto che nessuno in quel momento negli Stati Uniti prendeva davvero sul serio questa disciplina. L'atmosfera del film è davvero ricchissima, come dicevamo. Ci si aspetterebbe magari di vedere un film più simile a King Richard, e a un certo punto invece ci ritroviamo a pensare ad una versione incredibilmente alterata di Prova a prendermi. Marty si ritrova infatti a usare il suo talento in un contesto che non ha niente a che fare con lo sport, e quindi scommesse, trucchi, soldi facili, sfide che diventano risse. È la versione proprio distorta del sogno americano. La pallina che rimbalza diventa un simbolo perfetto di tutto questo: avanti, indietro, su, giù e senza controllo. Lo stesso movimento caotico con cui Marty attraversa la sua vita. Non c'è una traiettoria chiara, non un obiettivo finale, solo un continuo tentativo di rimanere in partita. In tutto ciò il film non giudica mai Marty, non lo protegge, non gli costruisce intorno una morale, lo segue. Punto. È un film su quello che succede quando il tuo talento diventa la tua unica arma e il tuo peggior nemico insieme. Una parte enorme del discorso su Marty Supreme nasce dalla decisione dei fratelli Safdie di separarsi, almeno temporaneamente. Dopo Uncut Gems tutti si aspettavano un loro ritorno in coppia, e invece li abbiamo ritrovati su due diverse strade. Benny impegnato su The Smashing Machine, Josh concentrato su Marty Supreme. È bastato questo per scatenare l'idea che tra loro ci fosse una faida
sfida creativa, come se ci fossero due film fratelli messi l'uno contro l'altro a distanza. In realtà non è vero, non c'è stato alcuno scontro, solo due registi che, nemmeno poi tra l'altro per la prima volta, sentivano il bisogno di capire che cosa volevano raccontare da soli. Ciò che colpisce guardando entrambi i film è che, pur separandosi, hanno comunque mantenuto quel loro stile riconoscibilissimo. In ogni inquadratura c'è la stessa tensione che li ha sempre contraddistinti, quella sensazione di trovarsi dentro un mondo febbrile e nervoso in cui i personaggi sembrano sempre a un passo dal perdere l'equilibrio. È come se, anche senza lavorare insieme, continuassero a respirare la stessa aria. Ed è anche per questo che ogni volta che io guardo un loro film ho la sensazione di entrare in una sorta di sogno annebbiato. Non è mai un sogno bello e luminoso, è proprio quella specie di stato intermedio in cui tutto è un po' sfocato ma allo stesso tempo intensissimo. È un'atmosfera che non assomiglia a nessun'altra. Detto questo, tra i due film Marty Supreme è quello che secondo me prende il volo. Non perché The Smashing Machine non funzioni, anzi per me è un film pieno di forza, costruito bene, interpretato anche in modo molto solido sia da The Rock che da Emily Blunt, ma rimane comunque più vicino a un biopic sportivo classico. Ha una struttura riconoscibile, un percorso emotivo che già conosciamo bene e una linea narrativa che segue dinamiche già viste. È come se Benny avesse scelto di lavorare dentro un perimetro chiaro, lasciando comunque spazio alla sua sensibilità ma restando legato a una forma più tradizionale. Marty Supreme invece sceglie la strada del rischio, non segue nessuna formula, non cerca nessun appiglio rassicurante e soprattutto, come dicevo all'inizio, è imprevedibile. Josh Safdie ti trascina dentro l'occhio del ciclone e lo fa costruendo un personaggio che non ti chiede mai di tifare per lui, e questa è una differenza davvero enorme, perché dove The Smashing Machine si affida al corpo e alla presenza fisica del suo protagonista, Marty Supreme si affida al suo caos interiore. È un film che si muove con la stessa irrequietezza del suo personaggio e questo crea una coerenza totale tra la regia di Safdie e l'interpretazione di Timothée Chalamet. Per me la forza di Marty Supreme sta proprio qui. Pur mantenendo quell'atmosfera sognante e annebbiata tipica dei Safdie, riesce a essere più coraggioso, più personale e incisivo. È come se Josh avesse trovato la sua voce in modo definitivo, mentre Benny, con un film comunque valido, avesse scelto una strada più sicura. Ma quindi Marty Supreme è tratto da una storia vera? La risposta è ni. Anche se nel film il protagonista si chiama Marty Mauser, la figura da cui tutto parte è Marty Reisman, un ex campione di ping pong newyorkese che negli anni 50 diventò quasi una piccola leggenda locale. Reisman non era solo bravo, era proprio un personaggio, un tipo che trasformava ogni partita in uno spettacolo, che si vestiva in modo esagerato e che faceva numeri di bravura per intrattenere il pubblico che viveva il ping pong con una certa teatralità. Era uno che giocava tantissimo e questa cosa lo reso una figura perfetta per l'immaginario di Safdie. Detto questo, Marty Supreme non è un biopic e non prova appunto neanche a esserlo. Non c'è nessuna volontà di seguire fedelmente la vita del vero Reisman. Josh Safdie prende l'idea, il carattere, il mito minuscolo di quel personaggio reale e lo reinventa completamente. Non seguono le tappe reali, non ricostruiscono la sua carriera, non raccontano le sue vittorie. Si prende giusto quei due o tre elementi autentici come il carisma, l'hustling e la scena underground del ping pong e ci costruisce sopra un ritratto molto più radicale, emotivo e decisamente più caotico. È interessante vedere come funziona questo passaggio dalla realtà alla finzione. Tutto ciò che nel vero Reisman era un tratto di personalità qui diventa il motore narrativo. L'idea di fondo rimane fedele, ma il modo in cui il film la racconta è totalmente reinventato. Si sente che la materia di partenza è reale, ma si vede altrettanto chiaramente che Safdie non è proprio interessato alla fedeltà. Vuole catturare una verità emotiva piuttosto che storica. E questo secondo me ci porta a una riflessione centrale nel cinema dei Safdie, anche quando lavorano separati: la scelta dei personaggi. Loro non vanno mai verso chi ce l'ha fatta, non cercano i vincenti, non cercano gli eroi, non cercano il talento che diventa gloria, vanno sempre verso le vite che stanno sul bordo, quelli che inseguono un sogno troppo grande per il loro mondo, quelli che sopravvivono come possono e quelli che hanno qualcosa di speciale ma non abbastanza per arrivare in cima. È proprio una poetica precisa e non riguarda solo l'estetica o le situazioni borderline, riguarda proprio la loro idea di personaggio. Nel caso di Marty Supreme questa scelta significa costruire un protagonista che non è fatto per essere glorificato. Marty non è il campione che sfida tutti e risorge, non è il ragazzo che ce la fa, è un ragazzo che prova ancora, sbaglia, tenta soluzioni assurde, improvvisa, si perde, si rialza e non si avvia sempre nella direzione giusta. Uno degli aspetti che colpiscono di Marty Supreme è che Timothée Chalamet non sembra mai Timothée Chalamet. Non c'è
nessuna traccia del ragazzo che abbiamo visto in Call Me By Your Name, in Dune o in qualunque altro film della sua filmografia. Lui sparisce, si annulla e quello che rimane è proprio solo Marty Mauser. La trasformazione parte dal corpo. Chalamet qui è più nervoso, più scattoso, più imprevedibile, ha un modo completamente diverso di occupare lo spazio. Si muove come uno che non riesce a stare fermo nemmeno un secondo, ma la trasformazione più interessante è quella psicologica. Marty non è un personaggio coerente, è un continuo sbalzo di energia, di umore, di genialità e di autoboicottaggio, e Chalamet riesce a restituire tutto questo in modo sorprendentemente preciso, e io ve lo dico senza essere una grande fan di Chalamet. Il linguaggio del corpo è sempre un po' più veloce del pensiero, come se il personaggio vivesse costantemente 2 secondi in anticipo o 2 secondi in ritardo. C'è poi il lavoro sulla voce. Safdie gli ha chiesto di abbassarla, di sporcarla, di renderla più ruvida, e per rendere gli occhi di Chalamet più piccoli e dare al personaggio un'aria più compressa, Safdie gli ha fatto indossare occhiali con lenti a contatto sotto. È un dettaglio veramente minuscolo, quasi invisibile, ma cambia completamente la percezione del suo volto. Il lavoro fisico poi è stato anche impressionante, perché Chalamet ha fatto mesi di allenamento con ex professionisti come Diego Schaff e Wei Wang, imparando non solo i colpi ma anche la gestualità, la postura, la rapidità mentale del ping pong agonistico, e molte delle acrobazie delle sequenze più tecniche le ha girate lui senza controfigure. Questo contribuisce tantissimo a dare al film un realismo fisico che senti proprio subito, perché vedi che il corpo è davvero il suo, che la pallina la prende lui e che la tensione nei muscoli è reale. Se mettiamo questa interpretazione dentro la sua filmografia, la cosa diventa ancora più evidente. Chalamet ha spesso interpretato ragazzi sensibili, un po' tormentati, interiori. Qui fa proprio il contrario, interpreta qualcuno che non interiorizza niente, tutto gli scappa fuori e gli esplode addosso. È probabilmente il suo ruolo più brutto, ma nel senso più interessante possibile: sporco, ruvido, aggressivo, vulnerabile senza essere poetico. È un personaggio che non ha niente di chic, nessuna estetica, e lui lo abbraccia completamente. Marty Supreme potrebbe diventare quel film che tra 10 anni indicheremo come il punto in cui Chalamet ha fatto il salto, e da qui arriva la domanda: Timothée Chalamet potrebbe vincere un Oscar nella prossima stagione dei premi? Se guardiamo alla stagione dei premi che sta iniziando a formarsi, i nomi più chiacchierati per la categoria miglior attore sono già 5. Il primo nome che circola forte è quello di Ethan Hawke con Blue Moon. Non l'ho ancora visto, ma è già difficile fare un confronto diretto quando si parla di un attore che negli ultimi anni ha costruito una filmografia enorme, solida, quasi sempre ricercata. È uno di quegli attori che la critica adora e che spesso l'Academy trascura, quindi l'idea che finalmente possa prendersi un Oscar è plausibile. Lui è già stato candidato infatti 4 volte senza mai aver vinto. Poi c'è Leonardo DiCaprio con One Battle After Another, una battaglia dopo l'altra. Qui il discorso è diverso. DiCaprio è sempre DiCaprio, e quando ha tra le mani un ruolo drammatico in un film Warner con una campagna Oscar strutturata e un personaggio moralmente ambiguo, l'Academy tende ad ascoltare. Se vincerà con questo film il suo secondo Oscar non saprei, potrebbe non essere impossibile. Il terzo nome è appunto Timothée Chalamet con Marty Supreme. Non arriva con un film di prestigio nel senso tradizionale del termine, arriva con un film A24 o A24 grezzo, pieno di tensioni, che non appartiene ai biopic rassicuranti o ai drammoni costruiti per le nomination. Marty Supreme è un film che vive di rischio, e proprio per questo, se l'Academy deciderà di premiarlo, sarebbe un premio interessante. Tra l'altro, per me la sua performance non è calibrata per piacere, è scomoda e irrequieta, ed è proprio questo tipo di interpretazione che, quando funziona, può conquistare l'Academy, perché segna un punto di svolta, come dicevamo prima, nella sua carriera. Per ora lui è stato candidato 2 volte, una per Call Me By Your Name e la seconda proprio quest'anno per A Complete Unknown. Poi c'è Michael B. Jordan con Sinners, film che non ho ancora recuperato. Jordan è un attore completo, amato, popolare, ma che negli ultimi anni ha avuto pochi ruoli che lo spingessero veramente verso territori complessi. Se Sinners gli dà, come mi pare di aver sentito, un personaggio cupo, controverso ed emotivamente difficile, potrebbe forse esserci una sorpresa. Infine c'è Wagner Moura con The Secret Agent. È un nome meno mainstream rispetto agli altri, ma questo comunque non ci deve ingannare. Non è una star hollywoodiana nel senso tradizionale, ma in The Secret Agent ha quel tipo di presenza scenica che secondo me piace molto alla critica. Potrebbe essere lui l'outsider della stagione, e tra l'altro non ha mai ricevuto alcuna nomination. Detto ciò, è ancora veramente troppo presto per parlarne con cognizione di causa, ma se dovessero ipoteticamente essere queste le nomination, io i miei soldi li punterei tutti su Timothée Chalamet. Sarà interessante vedere anche se The Rock sarà nominato. In tutto ciò c'è un altro fattore decisivo: box
Office, più recensioni, più base social. Sono 3 elementi che insieme possono fare veramente la differenza tra un film che rimane di nicchia e un film che improvvisamente diventa inevitabile nella conversazione. Se Marty Supreme funzionerà al botteghino anche solo un minimo, non serve un incasso enorme. Se raccoglierà recensioni positive e anche qualche clip virale nelle prime settimane, può diventare quel titolo caldo di cui tutti parlano. E oggi più di qualsiasi altro momento storico essere sui social conta quasi quanto le recensioni dei critici. Almeno lo spero. E poi è inutile negarlo, la narrativa Safdie contro Safdie è già una storyline che la stampa ama. Un fratello dirige un film con The Rock e l'altro firma un film con Timothée Chalamet, ma entrambi sono prodotti da A24. In Marty Supreme ci sono poi anche altri grandi nomi, oltre a quello di Timothée Chalamet e Abel Ferrara, come Gwyneth Paltrow, Tyler the Creator e Odessa A'zion, che ho amato per la sua interpretazione, ma di loro non vi parlerò perché dovete scoprire voi i loro ruoli andando a vedere il film al cinema. Uscirà nelle sale italiane il 22 gennaio, io vi aspetterò nei commenti per sapere che cosa ne pensate. Fino ad allora quello che potete fare è iscrivervi al canale se siete arrivati fino a questo punto e lasciare un like se vi è piaciuta la mia analisi. Grazie per avermi dedicato un po' del vostro tempo, rimanete sintonizzati su Cinecinzia perché noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video.